Abbiamo parlato di questo tante volte, essere o avere, però ci sono dei verbi un po' particolari che accettano entrambi gli ausiliari, sia essere che avere. Beh, cerchiamo di capirne di più nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale e grazie mille per avermi scelto per imparare l'italiano. Nel video di oggi vi parlo di una cosa super importante, di alcuni verbi italiani che non sono standard, ma che accettano sia l'ausiliare essere che l'ausiliare avere. Però questo porta a dei cambiamenti di significato, oppure una funzione logica nella frase un po' diversa, ma capiremo tutto questo nel video di oggi. Se hai bisogno dei sottotitoli puoi attivarli così da guardare questo video con i sottotitoli in italiano o in inglese. Ti voglio anche ricordare che ho recentemente lanciato una nuova newsletter, quindi se vuoi ricevere ogni domenica tanti contenuti interessanti direttamente nella tua casella di posta elettronica, beh, puoi farlo iscrivendoti alla newsletter cliccando sul link nella descrizione. Prima però di parlare di questi verbi particolari, facciamo una piccola ripetizione del verbo essere e avere nel passato prossimo. Infatti io potrei dire ho mangiato e sono andato o sono andata. Perché questo? Beh, perché in alcuni casi col passato prossimo usiamo essere, in alcuni casi usiamo avere. Ricorda che il passato prossimo si forma così: soggetto, poi verbo ausiliare essere o avere al presente e poi il participio passato. Ma come facciamo a scegliere? Come scegliamo essere o avere? È facile. In italiano usiamo il verbo essere con i verbi che indicano movimento come andare, uscire, cadere, partire. Un verbo che indica l'opposto, stare fermi, come rimanere, restare o stare. Con i verbi riflessivi come svegliarsi, divertirsi o truccarsi. Un verbo che indica un cambiamento di stato come nascere, crescere, diventare, morire. E per finire il verbo essere. In tutti gli altri casi, generalmente, poi ci sono le eccezioni, usiamo il verbo avere. Vi consiglio anche di guardare quest'immagine chiamata la casa di essere, che sostanzialmente è uno schema divertente per ricordare tutto questo. Adesso iniziamo a parlare dei verbi problematici. Iniziamo subito da iniziare e finire e tutti sinonimi, quindi cominciare, incominciare, terminare. Questi verbi sono un po' particolari perché accettano sia essere che avere, però in condizioni particolari. Guardate queste frasi. Ho iniziato un nuovo libro. Ho iniziato un nuovo libro. Il film è iniziato alle 9 di sera. Il film è iniziato alle 9 di sera. Perché nel primo caso dico ho iniziato e nel secondo è iniziato? Questo dipende principalmente dalla presenza dell'oggetto. E attenzione, un oggetto diretto. Infatti, se io prendo la prima frase, ho iniziato un nuovo libro, io sono il soggetto, ho iniziato il verbo e un nuovo libro l'oggetto diretto dell'azione. Per questo motivo, dato che abbiamo un oggetto diretto, allora dovremo usare l'ausiliare avere. Nella seconda frase non è così, perché abbiamo il film, soggetto, e iniziato, verbo, alle 9 di sera. Non abbiamo un oggetto. Quindi, dato che non abbiamo un oggetto diretto, il verbo da usare è essere. Quindi possiamo dire, come regola generale più facile da capire, quando tu dici io ho iniziato qualcosa, ho iniziato a fare qualcosa, ho finito qualcosa, ho finito di fare qualcosa, usi avere. Quando invece vuoi dire che qualcosa è iniziata o finita, usi essere. Vediamo altri esempi. A che ora è finita la festa? A che ora è finita la festa? Hai finito di studiare? Hai finito di studiare? In questo caso di studiare è considerato come un oggetto, quindi quando tu vuoi dire che
hai iniziato o hai finito di fare qualcosa, usi sempre avere. Questo è importante. Papà, hai finito il dolce? Ti è piaciuto? Papà, hai finito il dolce? Ti è piaciuto? E ora parliamo dei verbi salire e scendere. Salire e scendere. Se cerchi sul dizionario, vedrai che questi verbi richiedono sia essere che avere. Ma perché? Beh, in realtà te la faccio facile. Questi verbi richiedono quasi sempre essere. Poi in un caso particolare richiedono avere, ma generalmente essere. Per esempio, sono salito sulla torre di Pisa. Sono salito sulla torre di Pisa. E beh, questo ha senso. Verbo salire, un verbo di movimento, usiamo essere. Sono sceso nel garage. Sono sceso nel garage. Ma ho salito le scale. Oppure ho sceso le scale. Qui usiamo avere. Qual è la differenza? L'oggetto. Di nuovo l'oggetto. Prima ho detto sono salito sulla torre di Pisa. La torre di Pisa non è l'oggetto della nostra frase, non è l'oggetto diretto, perché ricorda, l'oggetto diretto non ha mai una preposizione. Lì abbiamo su. Oppure sono sceso nel garage. Abbiamo la preposizione in, non è un oggetto diretto. Ma ho salito le scale, ho sceso le scale, guardate, le scale non ha una preposizione, quindi che cosa ho salito, che cosa ho sceso? Le scale, quindi quello è un oggetto diretto. Quindi quando ho un oggetto diretto, come in questo caso specifico, salire e scendere le scale, usiamo il verbo avere. Capite che è un caso molto particolare, quindi generalmente salire e scendere richiedono essere. E ora parliamo del verbo correre. E anche il verbo correre, se lo cerchi sul dizionario, può richiedere sia essere che avere. Ma attenzione, qui se usiamo avere il verbo ha un significato, se usiamo essere ha un significato diverso. Per esempio, Maria è corsa a casa di fretta. Maria è corsa a casa di fretta. Maria ha corso la maratona a Roma. Maria ha corso la maratona a Roma. Perché in un caso diciamo è corsa e nell'altro caso ha corso? Beh, nel primo caso, quando usiamo il verbo essere, intendiamo il verbo correre come l'azione di muoversi velocemente per raggiungere una destinazione, un posto, in questo caso la casa. Quindi stiamo descrivendo il correre per raggiungere un posto e lo spostarsi velocemente. Nel secondo caso, Maria ha corso la maratona di Roma, io sto dicendo che Maria ha partecipato in questa gara correndo. Quindi sto semplicemente descrivendo l'azione di correre, non correre per raggiungere un posto, non muoversi velocemente, semplicemente correre. Quindi usiamo correre con essere quando intendiamo muoversi velocemente. Invece usiamo correre con avere quando stiamo semplicemente correndo. Vogliamo descrivere l'azione di correre. E attenzione, io nella seconda frase ho detto Maria ha corso che cosa? La maratona. La maratona è un oggetto diretto, mi dice la cosa che Maria ha corso. E anche se io dicessi Maria ha corso a Roma, quindi non ho un oggetto diretto, comunque capisco che lei ha corso semplicemente nella città di Roma per una maratona forse? Oppure ha fatto semplicemente una corsa come jogging? Non importa, però già capisco che non stiamo parlando di correre nel senso di muoversi velocemente per raggiungere un luogo, ma correre nel senso di correre. Nella prima frase, invece, Maria è corsa a casa di fretta, io non ho un oggetto diretto. Ma parleremo di nuovo di questo tra un secondo. E per finire, si dice è piovuto o ha piovuto?
Beh, con i verbi che indicano un tempo atmosferico come piovere, nevicare, diluviare, grandinare, possiamo usare sia essere che avere, non c'è differenza. Sono entrambi corretti dal punto di vista grammaticale. Ho visto tantissimi video su questo argomento, tantissime pagine sul web che cercavano di trovare delle piccole differenze. Non preoccupatevi, col verbo piovere puoi dire è piovuto o ha piovuto. Io posso dirti però una cosa, ha piovuto è più comune, è più usato dalla popolazione italiana. È piovuto è meno usato e considerato un po' più formale. Io personalmente userei ha piovuto, ha nevicato, ha diluviato. Lo trovo più naturale, lo uso più spesso. Ora, prima di finire questo video, volevo farti notare una piccola cosa. Infatti, tutti i verbi che abbiamo studiato oggi, tranne piovere, diluviare, eccetera, hanno una cosa in comune. Usano sempre avere quando abbiamo un oggetto diretto, invece essere quando non abbiamo un oggetto diretto. O meglio, quando non possono avere un oggetto diretto. Infatti abbiamo detto, ho iniziato un libro, oggetto diretto, usiamo avere, ho salito le scale, ho corso una maratona. Beh, quest'idea di avere un oggetto diretto e usare l'ausiliare avere, non avere un oggetto diretto e usare essere, è l'idea dei verbi transitivi e intransitivi. Non ho mai parlato di questo argomento sul mio canale perché è un po' complesso, ma ci sono tante cose interessanti da dire. Quindi se siete interessati a un video sui verbi transitivi e intransitivi, scrivetemelo qui sotto e lo farò al più presto. Va benissimo, allora se questo video lo hai trovato utile e hai imparato tante nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e anche non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio dall'Italia, ciao!